Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete c'è una calma un po' surreale ed è la calma prima della tempesta, perché oggi è giorno di gara 1 e gara 2 qui a Moncaglieri per il SIT Supermoto. Come avete visto nell'ultimo video c'è anche il buon Fede Perlam che però ha dovuto alzare bandiera bianca, a meno che non trovi una moto prestata di culo all'ultimo momento, ma la vedo un po' grigia. Sono veramente stupito di questo risultato perché questo campionato viene utilizzato dai ragazzi dell'Italiano Supermoto. Certe volte ha corso qui Kevin Vandi e tutti gli altri ragazzi che vanno fortissimo. Avrete visto di sicuro anche il video che ho fatto con lui in Spagna qualche tempo fa, e quindi vincere, fare podio non è assolutamente facile. Comunque ci siamo posizionati in prima posizione, dietro sono tutti attaccatissimi. Non ho mai fatto una partenza con un motard, non ho mai fatto una gara con un motard, quindi per me è un po' tutto nuovo e non so cosa aspettarmi. Di sicuro non vedo l'ora di iniziare perché c'è una competizione pazzesca. Qui la regola d'ordine è gomiti larghi e farsi spazio in mezzo al casino. Saremo 25 moto partenti e, come potete ben capire vedendo la pista, lo spazio è realmente risicato, quindi l'importante sarà partire davanti, cercare di scappare. Ho visto che ho un buon passo, quindi il piano è quello. Adesso bisogna iniziare a prepararsi, a concentrarsi e saliamo in moto. Mamma mia, che cannonata che mi ha dato il numero 5. Comunque poco male perché ho aspettato il primo che mi ripassasse come è giusto che sia e mi sono rimesso dietro. Tutto nuovo per me in questa situazione perché è la mia prima gara sui motard. Vediamo come va. La mia guida col ginocchio paga molto, anche se è una pista strastretta e molto tortuosa, riesco ad avere tanta più percorrenza rispetto ai miei avversari. Da quello che ho visto nelle qualifiche ne ho un pochino di più, poca roba, l'importante è stare lì senza mai rischiare e senza buttarla per terra. Ok, il primo è passato. Da quello che ho visto nelle qualifiche ho un pelino di più di passo, ma assolutamente non tanto, quindi l'importante è rimanere lì, fare quel passo per un quarto d'ora filata e secondo me riusciremo a prendere il largo.
Ragazzi, qui mi devo scusare perché stavo tirando in regime di bandiera rossa, ma come potete vedere dalle immagini ce n'era solo una che non ho assolutamente visto e ho visto solo le bandiere gialle, quindi per me la gara stava ancora andando avanti, bisognava solo fare attenzione in quella zona dove c'era il ragazzo che poverino ha tirato una botta stratosferica. Difatti adesso rivedendolo lì per terra, anche se pensavo che la gara stesse continuando, ho mollato perché era veramente troppo pericoloso. Adesso appunto fermeranno la gara e tra pochi minuti ripartiamo. Peccato perché stava andando veramente forte. Mi ha tirato la moto sulla schiena. Sì. Ma c'ho ancora la GoPro, si è staccata. No, c'è. Mi è atterrata sulla schiena la moto. Comunque sei veloce. Sì, Sì. E qua non c'è il VAR, capito? Quindi Stavi prendendo 2 decimi al giro, man mano che... mi ha tirato la moto sulla schiena. Là sono andato. Non l'ho visto. Non hai visto? Secco pieno. Ma non era secondo, era sesto, Non so come... Vero? Ma io ho detto boom, sono andato dritto, ho detto va. No, vai, hai fatto benissimo ad entrare, ma sei male. Adesso si riparte, mi dispiace un sacco per il ragazzo perché si è fatto male alla fine, tibia e perone rotti, questa pista non ha delle immense vie di fuga, quindi bisogna stare veramente attentissimi, devo andare al 90% senza mai esagerare troppo e soprattutto mi sto accorgendo che con questi motard perdere il davanti è un attimo, perché guidando col ginocchio sto parecchio indietro e il davanti nel momento in cui mollo i freni e tolgo carico si scarica parecchio e tende un pelo a prendermi sotto. Quindi adesso dovrò cercare di innanzitutto stare un pelo più avanti, caricarlo un pelo di più e soprattutto cercare di andarmene senza fare danni. Passato il secondo, adesso il primo è sempre un po' un osso duro perché non è velocissimo nelle percorrenze ma frena molto forte, quindi me lo studierò un pochino e poi affonderò l'attacco. Mamma mia, che bello il motard. Qui non ci sono molte storie di sorpassi puliti o non puliti. Se vuoi passare, gomiti larghi, spalle larghe, ti butti dentro, block pass e via di gas. Adesso sono nella posizione che volevo, testa bassa, passo e andiamocene via.
mi ha sconcentrato mentre ero lì intento a fare giro su giro record per andarmene era vedere quanta gente c'era sugli spalti per la nostra gara. E ammetto che mentre mi avviavo verso la vittoria facevo veramente fatica a non buttarci l'occhio, perché c'erano un sacco di ragazzi, un sacco di persone che erano lì a incitarmi, e questa cosa veramente mi dava una carica pazzesca. Eh no, mi sa che ho cantato vittoria troppo presto, perché mi hanno detto che ai doppiati in teoria dovevano dare le bandiere blu, ma qui non ne vedo mezzo. Quindi mi sa che dovrò cercare con le mie forze di passare senza sperare in nessun aiuto. E il secondo adesso è dietro di me a un 7-8 secondi, ma basta pochissimo per farmi recuperare, quindi devo muovermi. Dai, manca l'ultimo giro, sono morto perché un po' l'avambraccio, un po' il fatto che ci sono 36 gradi, ammetto che un po' è tosta. Ma comunque ho tanto margine, quindi con tranquillità arriviamo al traguardo. Che cazzo di gara è stata? Voglio un parere subito dal mio team manager, che vedevo solo lui sbracciarsi in mezzo alle mille persone che mi dicevano le bugie, invece lui era l'unico che diceva la verità. Salve, sono il nuovo team manager di Luca Salvadauri. Ha fatto una gara esagerata, raga, ha dato tutto se stesso, ha preso anche un po' di roba degli altri per andare così forte, non sembrava vero. Io dalla cima della transenna lo vedrete negli onboard, sono quello che gli dà i secondi. Il buon Perla era l'unico che mi diceva la verità, perché i miei meccanici mettevano fuori sempre più 0,3, più 0,4, stile Puig, e volevano farmi tirare alla morte. Abbiamo migliorato di 4 decimi il tempo della qualifica, roba pazzesca in gara, passo spaventoso, e appunto il buon Perla era l'unico che da dietro mi indicava il distacco reale. A un certo punto me ne sono accorto, spero. 3 secondi, Marco! Ma adesso vuole darmi il mio team manager ancora più birra, ancora più ignoranza, quindi Scendi! a te.
Perché? Per dare. Perché lo stronzo. No, lo monti tu. Zitto, lo monti tu. Della SM1 sotto il gazebo che è stata ovviamente data in questo Là. per cui E ora 2 cavalli? Due 2 cavalli almeno questi. è giusto Sì, fermare l'adesivo per della Malossi sono 3 decimi. possibile Questo lo è serrato. un. Grazie. Proprio se mi riprendi, grazie. Cosa? Se mi riprendi. Mi stavi prendendo? No, è così. Saranno 2 cavalli? L'adesivo della Malossi sono 2 decimi. Questo come minimo è 1 secondo. Un secondo. Gara 2. Molto bene, come minimo con l'adesivo Stronzi guadagnerò sì e no tra i 3 e 4 decimi al giro. A parte gli scherzi, la prima è andata con vittoria schiacciante. Vediamo di replicare in gara 2 senza fare cavolate. Io dico, va bene sbagliare una volta e tirare una cannonata, ma essere sempre quello che fa casino alla prima curva vuol dire che veramente sei decoccio, Mamma mia che rischio! Stavo per fare un high side esagerato. Dalle immagini non si è visto tantissimo, ma se fate attenzione al rumore, si è sentito proprio la gomma che aveva preso un po' di terra nel pezzo prima e quando ha scaricato nella cunetta mi è proprio partita dietro completamente. E il primo jolly l'abbiamo giocato. No vabbè ragazzi, io ho esaurito i jolly anche per le gare con l'HP4 perché adesso mi si è richiusa completamente davanti, ho messo giù gomito, ginocchio, tutto quello possibile per salvarla e l'ho salvata. La domanda è: quanti jolly mi rimangono entro la fine della gara? Bene, ripartiamo con il problema doppiati. Adesso di sicuro sarà un pelo più semplice perché ho più margine con il secondo dietro di me, ma l'importante come al solito è sorpassare in fretta senza troppi errori. Buona, anche qui con molti più rischi rispetto a gara 1, ma la stiamo portando a casa. Ultimo giro, testa bassa e niente errori.
Bene, che dire di questa esperienza? Bellissimo, veramente stupendo, il calore delle persone che erano lì veramente mi ha quasi commosso, ma soprattutto belle gare. Questo è stato il mio debutto sul motard, quindi direi tutto molto bene. A settembre sarò al campionato italiano di motard dove il livello è altissimo, per capirci è un po' il livello nel quale corro io con l'HP4 Race, però nel motard. Lì troverò avversari agguerritissimi come ad esempio Kevin Vandi, campione europeo e campione italiano, con il quale abbiamo fatto anche un video qualche tempo fa, non so se l'avete visto, e se non l'avete visto andate a vedere perché è pazzesco. Ovviamente pensare di vincere alla mia seconda esperienza sui motard in un campionato così di alto livello è un po' difficile, ma di sicuro cercheremo di fare il nostro meglio, ma dato che qui siamo arrivati e abbiamo vinto, è giusto alzare subito l'asticella. Quindi se volete ci vediamo o il 21 luglio a Cogliate per la gara del City insieme ai Grenzgänger e un sacco di altri ospiti come ad esempio Fede Perla, oppure a fine agosto / inizi di settembre alla gara di italiano a Castelletto di Branduzzo. La moto è tornata dalla battaglia. Che gare sono state? Quest'ultima veramente ho rischiato di lanciarla praticamente ogni 10 metri, però sto giro mi è andata bene nonostante mi abbiano detto 10 volte buona fortuna. L'adesivo che mi ha dato Fede Perlam è servito, a guidare da Sdronzo non mi sono sdraiato. Voglio ringraziare tutto il team Favre che mi ha dato una moto pazzesca, Antoine lì che sta caricando, il buon Gab che mi ha fatto la moto, un bijou. Il buon Eros, grande conoscitore della tecnica di Puig, dove si danno i distacchi sbagliati e poi la gente si stende. Con lo Sdronzo di Perram è già andato via, quindi direi che la chiudiamo qui. Per oggi è tutto. Se siete già iscritti al canale, Se non siete ancora iscritti al canale, cazzo! se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se lo siete già, attivate Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se lo siete già, attivate la campanellina. Sono iniziate le live su Twitch, quindi mi raccomando, iscrivetevi anche a Twitch. Vi lascio qui sotto tutto. Gas e ci vediamo al prossimo video.